Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti! Benvenuti a questo nuovo video. Sono Marta E sono Federico e siamo dentro Charlie. e siamo i Tickets for Life. Sì, come vedete siamo all'interno della nostra camera da letto e siamo qui per fare questo video speciale. Esatto, facciamo soprattutto anche per chi non ci conoscesse e anche per chi ci segue già, daremo delle informazioni in più. Oltretutto ce l'avete fatte voi le domande. Sì, abbiamo lanciato un sondaggio nei giorni passati dove vi chiedevamo appunto di farci le domande inerenti alla nostra vita, chi siamo, cosa facciamo. Abbiamo raccolto una serie di domande che ci avete posto sui vari social e adesso siamo qui Pronti per rispondere a tutte le vostre domande fatte. Sono state tantissime, quindi diciamo che le abbiamo un po' raggruppate per macro categorie. La prima categoria sono domande personali che riguardano noi due. La seconda categoria, diciamo, riguardano Charlie, ovvero il nostro van, e l'ultima categoria riguarda il nostro viaggio in linea generale, insomma. Ma io direi di scendere subito nei dettagli. Esatto. Come ti chiami te? L'abbiamo già detto prima, Esatto. Marta, Federico. Una domanda che ci avete fatto in tanti è la nostra età. Diciamo che siamo quarantenni evoluti. Quarantenni evoluti, perché l'età alla fine, come dicono i grandi filosofi, è solo un numero. È solo un numero. Comunque abbiamo 46 e 49 anni. Allora, rispondiamo alla prima domanda. Fabio ci chiede: perché avete chiamato il vostro canale Tickets for Life? Tickets for Life, bella domanda. Allora, tradotto letteralmente il nome significa biglietti per la vita. Questo perché qualunque viaggiatore prima o poi deve timbrare un biglietto, sia che sia un volo aereo, che sia Esatto. un'attrazione, un cinema oppure museo. un museo. Però cosa succede? Che quando uno è in viaggio, che è in vacanza, compra dei biglietti per un viaggio, per una vacanza. Per un tempo definito, diciamo. Ben definito. Esatto. Noi invece, avendo un mezzo proprio, autonomo, indipendente, abbiamo deciso di acquistare un biglietto solo, ma che ci durasse tutta la vita. E da lì Tickets for Life. O meglio, più biglietti per il proseguo della nostra vita, ecco, è un po' questo il senso. Il senso sì, è questo. Anche se fate una giornata fuori porta e andate in una grande città, magari a vedere, che ne so, un museo, magari prendete un treno e acquistate il biglietto del museo. Quindi dei biglietti, diciamo, associati al viaggio ci sembrava proprio un comune denominatore, no? E solo che noi li vogliamo trasformare e li vogliamo spalmare in tutta la nostra vita. Ecco, è questo un po' il senso della risposta. E ci sembrava carina che suonasse bene e fosse soprattutto un nome allegro, ecco, per un canale di viaggi. Ma perché siamo qui? Cos'è che ci ha spinto a fare questo viaggio? Questa è una domanda che ci ha fatto soprattutto Mario, ci ha chiesto perché avete intrapreso questa vostra avventura. Perché? Perché siamo qui? Ma lo sai che ce lo chiediamo tutti i giorni? No, a parte gli Ma scherzi. chi ce l'ha fatto fare? Voi sapete il tipo di lavoro che facciamo noi e entreremo più nel dettaglio in un'altra domanda più specifica. Noi siamo comunque fotografi, ve lo anticipo, e videomaker, e il dilemma è arrivato con l'epoca della pandemia, come per molti di voi. Nella nostra zona ci siamo trovati a non avere lavori da fare. Ma proprio zero. Perché noi lavoriamo con eventi di qualsiasi natura, dai matrimoni a eventi di compleanno, lauree, qualsiasi evento che è stato con questa pandemia cancellato. Quindi ci siamo ritrovati con le mani in mano a passare serate e giornate sul divano, innanzitutto disperati, come tanti di voi, lo capiamo. E sono aumentate le nostre visualizzazioni. Usavamo la televisione pochissimo e in quel frangente invece ci siamo ritrovati molto spesso sul divano a guardare le trasmissioni. Ovviamente la premessa è che siamo appassionati di viaggi da sempre, veniamo da famiglie di camperisti e campeggiatori, questo l'abbiamo sempre detto, e quindi di conseguenza già dentro di noi c'è questa natura, diciamo, di voler scoprire il mondo. Questa è stata la prima base.
E quindi dicevo, ci siamo ritrovati molto spesso a guardare. Gli altri che viaggiavano. Come diceva Marta, noi il primo giorno che si rientrava a lavoro già si calcolava, si aspettavano i giorni delle ferie successive, perché Esatto. la nostra frenesia di ripartire era sempre forte. Infatti negli anni passati abbiamo fatto, come insomma fanno tutti, le nostre classiche ferie, vacanze dove si partiva, si faceva la nostra settimana, 2 settimane, il tempo che avevamo a disposizione, Esatto. e si concentravano tutte le energie in quel frangente. Invece, stando fermi a casa, questo non è più stato possibile. Inoltre, abbiamo passato giornate e giornate a guardare i viaggi dei grandi viaggiatori, ecco, Sì, sia YouTubers che insomma canali di viaggi, guide turistiche. Sapete quando ti chiama tantissimo una cosa e senti che quella vorrebbe essere la tua vita futura, no? Eravamo affamati, e più passava il tempo più ci rendevamo conto che le giornate passavano e il tempo a disposizione ovviamente si accorcia. E abbiamo detto, ma perché noi non possiamo fare questa cosa anche noi? E quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo studiato tutti i vari passaggi per intraprendere questa vita e ora siamo qui. Esatto, e è anche uno sprono che vogliamo dare a tanti di voi, no? Noi non siamo più ventenni, abbiamo fatto tanti viaggi nella nostra epoca giovanile, come vi abbiamo detto e come vi ha spiegato Fede, però poi arriva un momento che non ti piace più quello che stai facendo. E quindi questa cosa, secondo noi, può anche spronare le persone non più giovanissime, Esatto. affinché questa avventura, queste possibilità non siano La prerogativa. precluse alle persone con un'età più avanzata. Insomma, tutti possono fare queste scelte, vanno ovviamente ben ponderate, però chiunque può fare questa vita e non servono risorse infinite. Infatti noi ne siamo la dimostrazione vivente, che con poca spesa e con un minimo di adattamento si può fare. Che c'entra, nel senso, qualche soldo da parte negli anni lavorando l'avevamo messo, non cifre esorbitanti, ma quelli che ci hanno permesso poi di acquistare Charlie e di farci lavori all'interno in autonomia. Certo, partire con 100 euro in tasca sarebbe... Questo non ve lo sottolineiamo perché ovviamente insomma qualche risparmio ce lo siamo guadagnato e questa è stata la nostra scelta di vita, ecco. C'è chi compra, che ne so, la super macchina sportiva, a noi non interessava e abbiamo convogliato tutte le nostre forze e risorse nell'acquisto di Charlie e nella camperizzazione. Allora, Giorgio ci chiede che lavoro facciamo. Già vi ho introdotto e ci sembra insomma di aver detto già abbastanza. Sì, il nostro lavoro il nostro lavoro quantomeno insomma fino alla pandemia era di fare i fotografi e videomaker, quindi lavoravamo nella nostra zona a 360 gradi, quindi non specializzati in un solo settore, perché di solito chi è fotografo insomma fa un po' il lavoro a 360 gradi. Sì, perché molti di questi lavori sono stagionali, quindi l'estate, primavera estate magari ci sono matrimoni, l'inverno magari facciamo servizi di altri concerti, generi. eventi, eccetera eccetera. Anche real estate, per chi non lo sapesse, sono lavori con agenzie immobiliari e quindi appartamenti, ville, eccetera eccetera. Però ovviamente si è bloccato tutto, nemmeno non si è salvato niente. Ma Giulia ci chiedeva, ma noi siamo sposati? Giulia, scusa, mi scappa da Ma che ridere. domande, sono domande da farsi queste a due fotografi? Ma secondo voi, ma Fede mi chiede di sposarlo? Ma con tutta la gente che abbiamo visto sposarsi, Esatto. a noi alla fine c'è passata sta cosa. Ma cioè, noi pensiamo al dietro le quinte se pensiamo a un matrimonio, allo scambio degli anelli, a fare le foto giuste al momento giusto. No, a parte le battute, l'avrete capito, ci piace sempre ridere e scherzare. No, Giulia, non siamo sposati. Non siamo sposati. Siamo insieme da tanti anni. Sì, però è come se lo fossimo. Più di una decina di anni. Questa cosa è un po' come l'età, che è un numero, e questa è una firma. No, vabbè, c'è chi diciamo. No, vabbè, a parte non vogliamo sminuire, diciamo che al momento è stata una scelta. Poi chissà. Io parlo dal punto di vista giuridico, e poi chiaramente c'è tutto il credo religioso, esatto. Quello è la sacralità, non ci un'altra cosa. permettiamo di. E poi c'è la festa e il viaggio di nozze.
Esatto, perché questo diciamo è il nostro viaggio di nozze. Facciamo il contrario, prima facciamo il viaggio di nozze. Nel lungo termine, senza essere sposati, diciamo. Godzilla Beat invece ci chiede se abbiamo figli. No, non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Ora passiamo alle domande un pochino più tecniche. Esatto, e qui Fede si sente più ferrato, sì. Lo vedete l'occhio, guarda, a cuore. Da qui ora le domande riguardano insomma il mezzo che abbiamo scelto, perché abbiamo scelto questo mezzo e tutta una serie di domande. Il mitico Charlie. Sì, perché abbiamo scelto di partire con questa avventura con un furgone autoallestito? Prima di tutto, averci avuto le possibilità, uno comprava un camper e via. Però i camper sapete benissimo che hanno dei prezzi molto elevati. Esatto. E anche sugli usati comunque si spendono delle cifre importanti. Avevamo delle esigenze sia dal punto di vista energetico, quindi batterie importanti, sia dal punto di vista dei consumi. Quindi la scelta più idonea si è rivelata quella di allestire un furgone, un camper, un van da zero. Aggiungo solo una cosa, ricordiamo che noi veniamo entrambi da famiglie con camper, quindi nel senso conosciamo com'è la vita in camper, abbiamo fatto le vacanze con le nostre famiglie, con il camper, quindi sappiamo bene cosa significa vivere in un camper, non parliamo da digiuni, ecco, Certo. Conosciamo sia il camper già allestiti, sappiamo quali impianti montano, quali pompe, quali batterie, eccetera, eccetera, è per questo che facciamo questo tipo di discorso, ecco. Poi probabilmente siamo rimasti anche influenzati da tanti video che abbiamo visto online, dove la stragrande maggioranza di viaggiatori decidono di allestirsi in autonomia un van perché lo fanno esattamente sulle proprie esigenze. Come il vestitino Come che un vi vestito. cuce il sarto su misura, ecco, noi volevamo un po' una cosa del genere. Allora, da qui ci possiamo riallacciare perché ovviamente le domande poi sono una concatenata all'altra. Michele che ci chiede come mai avete scelto proprio un Fiat Ducato? Abbiamo scelto un Fiat Ducato per vari motivi. I principali sono che è bello squadrato, a differenza dello Sprinter che ad esempio tende a curvarsi Sì. salendo, e quindi per mettere dei mobiletti dritti è meglio avere delle superfici belle dritte. E poi la larghezza, io sono alto 1,80 m e il Ducato è 2 metri, c'entra infatti una rete da 1,90 m tranquillamente, mentre nello Sprinter siete obbligati a mettere le estensioni sulle paratie, quindi era più semplice. Sì, esatto, e poi comunque ci piaceva il discorso del Ducato, qualcuno magari non approverà questa scelta perché dice che alla fine è un mezzo così commerciale, no? E forse poco, diciamo, conosciuto all'estero e con ricambi difficili da trovare all'estero. Rispetto a Mercedes, ad esempio. Rispetto ad esempio a un Mercedes, ma noi sì, vogliamo anche viaggiare nei paesi più lontani, però non crediamo che sia così determinante questo discorso. Anzi, ci siamo domandati, ma come mai la maggioranza, anzi quasi tutti i van, eccetera, eccetera, montano un Fiat Ducato sotto, e anche la motorizzazione dei camper spesso e volentieri si trova come Fiat Ducato. Quindi non crediamo che sia così proprio a basico, diciamo. Certo. Siamo arrivati a dei buoni livelli con motori, a dei buoni compromessi. E poi si torna sempre al discorso del prezzo. Del comunque. prezzo e ad esempio dei pezzi di ricambio eventuali, Esatto. tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che noi scegliessimo questo tipo di mezzo. Tornando quindi alla questione dei costi, Giorgio ad esempio ci chiede quanto abbiamo pagato il furgone. Furgone che abbiamo comprato in Germania a 14.000 euro. Abbiamo deciso di spendere un pochino di più, ma avere un mezzo che era praticamente nuovo e in ottime condizioni. Ricordiamo che è dell'anno... È del 2014, quando l'abbiamo comprato, quindi aveva 7 anni, 120.000 km, tenuto in maniera impeccabile. È vero, ci hanno dato proprio un gioiellino, il nostro adottivo Charlie, noi lo chiamiamo Sì. così. Poi qualcuno ci ha chiesto anche quanto abbiamo speso di camperizzazione. Esatto, Laura ci chiede, ragazzi, quanto avete speso per la camperizzazione? Allora, premettiamo una cosa, Laura, la camperizzazione non è finita. E non finirà mai. Sì, questo è come le strade italiane che sono cantieri sempre aperti, ecco, tipo Charlie è un po' un cantiere sempre aperto, ancora aperto. No, siamo ancora in una fase di non completamento veramente dei lavori, quindi ti possiamo dire fino a qui più o meno Sì.
quanto abbiamo speso, siamo intorno ai 25.000 euro, giusto? 25.000 euro comprensivi dell'acquisto, non di camperizzazione. Sì, comprensivi dell'acquisto di Charlie, ovviamente. Quindi cioè, diciamo un 10.000, perché Sì. 14 e 10 sono 24, sì, comprensivi anche delle spese di omologazione e tutto quanto. e nazionalizzazione della targa, un po' un pacchetto chiavi in mano, come si dice, giusto? Sì, ovviamente noi abbiamo delle apparecchiature elettroniche di valore. Esatto, però ecco, magari qualche altra piccola rifinitura, qualche altra piccola cosa ci sarà da spendere, però quello magari poi vi sapremo dare in futuro un totale un pochino più definitivo. Bello il van, ma come ci si vive dentro? Lucia ci fa proprio questa domanda. Ma noi alla fine dentro al van ci dormiamo e ci lavoriamo al computer, ma poi essenzialmente noi viviamo più possibile all'aperto. Sì, un po' questo dovrebbe essere lo spirito, insomma, dei van lifers, come ci chiamano adesso. Sì, perché per molti può risultare difficile vivere a lungo termine in una scatoletta di lamiera di 2 metri per 4, ma vi assicuriamo che noi non viviamo 24 ore al giorno dentro al van, Anzi. noi cerchiamo di vivere più possibile all'esterno. Dentro alla fine ci si dorme, quando ci si infila sotto le coperte possiamo avere anche un castello intorno, tanto Sì, sempre in esatto. un letto siamo. Esatto. Ci mangiamo, capitano giornate come avete visto nei nostri video, come in Spagna, come in Irlanda, che a volte piove e piove magari una giornata intera. Però con le nostre apparecchiature tecniche lavoriamo seduti e ci basta una dinette, ci sono 2 posti a sedere, quindi il tempo diciamo passa e viene impiegato. Per far da mangiare abbiamo la nostra piastra a induzione, comodissima, in un attimo si fa un piatto di pasta. Come ha detto Federico, noi vogliamo vedere il mondo, quindi significa andare a cercare anche dove è tempo buono, perché a volte ci spostiamo anche in base al clima, vivere quando è possibile all'esterno, mangiare fuori col tavolino, con le sedie, dove è possibile metterle, e vivere proprio la natura, quella che poi a noi ci chiama particolarmente. Ovviamente è una vita fatta di compromessi, di rinunce, ma se da una parte si rinuncia magari al comfort di una casa, dall'altro lato si guadagna Di tanto, tanto. un mondo ragazzi, quindi è proprio quello che dicevamo, no? A noi ci mancava proprio, avevamo un divano mega galattico con Comodissimo. tanto spazio, però eravamo noi e quella stanza e quella televisione e sognavamo, addirittura senza vergogna ci commuovevamo davanti ai video di altri ragazzi a giro per il mondo, quindi quando arrivi a quella sensazione così forte capisci che qualcosa della tua vita va cambiato. La prossima domanda Filippo ci chiede: ma come fate con la doccia? Ce l'avete fatta in tanti in Questa realtà. è una domanda ricorrente. Come detto, i lavori non sono finiti, presto avremo anche una doccia, però al momento non l'abbiamo. Come si fa? Al momento non l'abbiamo. Quindi come si fa? Vi assicuriamo che ci laviamo, questo ve l'assicuriamo. Molto spesso. E come vi abbiamo detto poc'anzi, prediligiamo un po' i luoghi in natura, quindi ove è possibile luoghi nel verde. Abbiamo acquistato una cabin shower che non è semplicemente altro che una tendina stretta e piccola richiudibile da Decathlon E il suo boiler, insomma la sua doccia solare che è un piccolo boiler che si carica con l'acqua, si crea una pressione interna, con il doccino vi lavate con una meraviglia, questo appunto in natura. Ovviamente non lo facciamo in un parcheggio di una città. Quando non è possibile trovare spazi in natura, troviamo delle aree sosta, dei camper service che hanno le docce. In alternativa siamo andati anche a stazioni di servizio, specialmente all'estero funziona molto questa cosa, hanno proprio le stazioni diciamo dei carburanti con delle docce dedicate, a volte sono gratuite, a volte sono a pagamento ma di piccole cifre, però vi assicuro che all'estero sono tenute in maniera pulitissime, rigorose, funziona tutto, acqua calda a volontà e magari con pochi euro vi fate una doccia, se no ci sono delle piscine pubbliche. Ci è capitato un po' di tutto, però ecco, va un attimino ricercata la cosa, ma vi assicuriamo che ci può tranquillamente. Ci sono tante soluzioni. Ci sono tante soluzioni. Poi quando avremo la doccia ce la faremo all'interno. Ovviamente dentro Charlie c'è già il vano riservato alla doccia. Ci sono stati un po' di problemi prima della partenza con il piatto doccia e il serbatoio delle acque di recupero.
non andavano bene, uno è arrivato sbagliato, quindi dovevamo ancora attendere altro tempo per Tempi di aspettare consegna i lunghissimi. ricambi. Non ce la sentivamo, siamo partiti per goderci i mesi estivi al nord e quindi abbiamo rimandato i lavori successivamente. Prima o poi vedrete la doccia. E poi Francesco di Italian Family Overland ci chiede... Ciao Moira, ciao Francesco e Moira Francesco. ci chiedono: ma senza finestre, ma come fate? Ci si riallaccia al discorso di prima, Esatto. che noi si cerca di vivere il più possibile all'esterno. Ovviamente aggiungo per loro che ci conoscono e hanno visto il camper, è una domanda ironica, perché ce l'avete fatta In tantissimi. Se quella della doccia è gettonata, quella del senza finestre lo è ancora di più. Voi pensate che noi viviamo sofferti qua dentro in una scatoletta, che non ci sia ricambio d'aria, ma vi assicuriamo che non è affatto così. Al momento siamo dentro, abbiamo i 2 oblò che fanno ricambio d'aria, uno sul letto come vedete e uno sopra la cucina, che addirittura ha anche il turbovent che aspira e butta aria anche all'interno. Poi abbiamo il portellone laterale che è tutto aperto, ora abbiamo la zanzariera, si sta da Dio. Esatto. Nel nostro caso quello che pensiamo noi è che non dobbiamo vivere all'interno di un van o di un camper tutta la giornata, perché in questo caso certo la sofferenza, diciamo, di uno spazio così piccolo si potrebbe sentire. Noi come possiamo usciamo fuori. Poi abbiamo 2 finestre, il Ducato è finestrato, questo ha 2 Dietro. finestre in fondo. È vero che non sono apribili, non abbiamo scelto Però di le mettere. portiere sì. Le portiere sono apribili, quindi quando è possibile non piove, c'è tanta luce e tanta aria, il ricircolo d'aria c'è. Possiamo anche stare sdraiati sul letto con un bel panorama alle spalle e godercelo. Non volevamo fare troppi fori nelle lamiere, perché comunque i tempi erano stretti, poi avevamo paura che entrasse l'acqua, e poi volevamo mantenere anche un certo anonimato, quindi poter parcheggiare nelle grandi città senza che ci venissero a bussare perché magari non ci potevamo stare. Infatti il nostro è un van che è un furgone completamente anonimo, quindi scherzosamente noi siamo il furgone dell'idraulico. Esatto, noi ci definiamo il furgone dell'idraulico. È capitato che entrando ad esempio in alcuni parcheggi con la telecamera, parcheggi che avessero prezzi di sosta diversi fra camper ed auto, la telecamera, noi vedendo un furgone bianco, ci ha riconosciuto come un'auto e abbiamo pagato molto meno, perché come sapete i prezzi di sosta dei parcheggi per i camper sono piuttosto elevati. Quindi, per dire, tanti piccoli accorgimenti, soprattutto ecco perché un furgone bianco parcheggiato in una città magari per malintenzionati dà meno nell'occhio di un camper super accessoriato, attrezzato, eccetera eccetera. Poi ragazzi, questa è la nostra idea al momento. Noi siamo 2 persone che viviamo step by step, no? O momento dopo momento, passo dopo passo. Magari tra un anno ci rendiamo conto che il senza finestre ci sta stretto, diciamo così. E magari nessuno ci impedirà di fare delle aperture in più. Esatto, cioè ecco, non abbiamo mai detto finestre mai più e mai poi. Anzi, ben vengano le finestre. Abbiamo detto che la base di partenza del nostro Charlie era quella di fare questa prova del senza finestre, di vedere come andava il nostro viaggio e soprattutto per mantenere questo profilo anonimo. E poi avevamo altre priorità, quindi abbiamo deciso di concentrare le nostre energie su altri settori. Paolo, invece, che salutiamo, Ciao Paolo. ciao Paolo, ci chiede: per quanto tempo continuerete a viaggiare? Vi alternerete fra casa e van? Sì, abbiamo anche una casa, lo ricordiamo, anche se abbiamo dimenticato l'indirizzo, Sì. a parte gli scherzi. No, più che altro io non so nemmeno dove sono le chiavi di casa. Vabbè, un dettaglio. Vabbè. Allora, al momento c'è questa alternanza fra casa e viaggio, perché, come abbiamo spiegato prima, dobbiamo concludere i lavori e ultimare praticamente Charlie in modo che sia al 100% vivibile, che non abbia autonomo, non abbia bisogno di altri lavori. È possibile fare i lavori, diciamo, fuori all'estero. Abbiamo fatto anche lavori, non so se vi ricordate,
del delle rivestimento, porte. però non sempre è così facile, non è così fattibile, a volte ti mancano degli strumenti, a volte abbiamo bisogno anche di un ausilio di professionisti, perché noi, lo ricordiamo, non siamo allestitori di camper professionisti, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto Sì, abbiamo in manualità autonomia. perché anche, almeno io personalmente, nei lavori, nella mia vita precedente, prima di fare il fotografo, ho lavorato Come artigiano, come diciamo. artigiano, quindi montavo pareti mobili, soffitti, quindi una certa manualità ce l'ho. Ecco, quindi questo qui però non ci sostituiamo ai professionisti del settore. Quindi, per ritornare alla domanda, al momento l'alternanza ci serve perché dobbiamo coordinare, incastrare i tempi per riuscire ad avere Charlie perfetto per il nostro, per quello che vogliamo fare, per il nostro viaggio, insomma. A volte abbiamo anche dei lavori sul territorio, vicino casa, intorno a casa, dei lavori intendo per il nostro settore fotografico, e quindi cerchiamo di abbinare i lavori su Charlie con il viaggio di ritorno, perché magari facciamo anche dei lavori sul nostro territorio, sulla nostra provincia, insomma, ecco. Però l'idea, appunto, per rispondere alla domanda definitiva, è di stare sempre più, perché noi ci piacerebbe stare sempre più possibile La nostra idea è quella, a goderci, lungo termine fuori. cioè, goderci i momenti di vita che ci rimangono, e quindi rimpossessarci un po' del nostro tempo, ecco. Sì, esatto. Come un po' è per tutti i viaggiatori, e quindi l'idea è di viaggiare a tempo indeterminato. Lo stiamo facendo da un anno, siamo sulla buona strada. Quindi, a proposito di questo vai e torna, il mitico Tony, ciao Tony, Ciao Tony. un bacione. Tony ci chiede quando tornerete a Grosseto. Per chi non lo sapesse, noi siamo della provincia di Grosseto, Toscanacci come della ormai bassa Toscana, come ci definite, così ci potremo incontrare. Allora, ovviamente le date precise noi non le sappiamo mai, siamo un po' così estemporanei, però sappiamo che le feste di Natale, il periodo di Natale, comunque saremo a casa per rivedere comunque le nostre famiglie e per concretizzare i lavori che vi abbiamo detto prima su Charlie. anche perché il riscaldamento ancora non è installato, Esatto. e affrontare l'inverno senza riscaldamento può essere dura. Specialmente per uno come me, ragazzi, che teme il freddo, voi capirete, Quindi no? questo è un piccolo spoiler, Un dai. piccolo spoiler, alla fine Tony ci ha tirato fuori lo spoiler. Riallacciandosi poi al discorso della durata del viaggio, Tiziana ci chiede se il nostro viaggio sarà breve, abbiamo già risposto in parte, e se andremo magari in stati pericolosi, anche in base a quello che succede nel mondo. Certo, Situazione politica e non. chiaramente noi non andremo in zone calde, difficili, anche perché comunque non ti farebbero entrare In prima linea. in prima linea, ecco. Poi il mondo è talmente vasto che non, secondo noi ce n'è, insomma, di alternative, no? Ce ne sono di Esatto, ce ne alternative, e quindi certo, questa è la risposta. Non andremo nei posti pericolosi, ma comunque Però al contempo non sarà nemmeno interrotto, non sarà breve, ci sono alternative, però aggiungiamo anche che a volte purtroppo le situazioni succedono in maniera estemporanea, e quindi secondo noi non ci devono essere delle barriere mentali tali da bloccarci, no? Perché a volte sei in uno stato che pensi che sia, diciamo così, innocuo, tranquillo, ufficialmente, non sconsigliato, diciamo così, anche uno stato europeo vicino a noi, e poi magari succedono o attentati o situazioni forti e cade il particolari. governo e può succedere di tutto. Quindi diciamo che il futuro non possiamo prevederlo, e quindi dobbiamo, secondo noi, partire con un pochino di leggerezza, che non vuol dire essere superficiali o essere incoscienti, però questa leggerezza ci spinge a viaggiare e a voler vedere il mondo. Se dovessimo pensare a tutte le paure che ci circondano, come apriamo la porta di casa la mattina, magari non scenderemmo nemmeno le scale, perché potrebbe essere pericoloso e potremmo scivolare. Potrebbero entrarci ladri in casa, potrebbe succedere di tutto. È un quindi discorso così generico per non entrare troppo nello specifico, perché se no ne parleremo ore, però ecco, per farvi capire che comunque vogliamo continuare a viaggiare. Il mondo è pericoloso, ma fondamentalmente può essere pericolosa anche la nostra provincia, anche la nostra città.
Esattamente. Poi se uno qualora dovesse scegliere degli stati un po' al limite, magari uno si informa prima e valuta se Certo. ne vale la pena oppure no.